Come ricevere dopo aver chiesto e atteso. Salve a tutti, eccoci arrivati al terzo e ultimo capitolo di questa miniserie. Dopo aver chiesto correttamente, aver dato il giusto tempo all'universo, siamo arrivati al momento di ricevere il nostro premio. Sembra una banalità, ma questa terza situazione non è affatto scontata. Immaginatevi di voler attrarre una bella cena gustosa. Siete così bravi e attrattivi che la vostra fidanzata vi invita nella più buona bisteccheria della zona, ma vi ricordate di non aver denti per mangiare, perché negli anni non avete mai avuto voglia di passare da un buon dentista. Questo naturalmente è solo un esempio banale e simpatico, ma probabilmente rende benissimo l'idea. Chi ha pane non ha denti. E questo è un detto molto comune che rispecchia lo stato di moltissime persone. Durante la mia esperienza ho capito che spesso la fase di ricezione di un desiderio è legata a doppio filo con la parte dell'attesa, ovvero che l'attesa è finalizzata esclusivamente a compiere azioni che porteranno direttamente o indirettamente a ricevere quanto richiesto. Alcune delle vostre attrazioni saranno già consentite al vostro livello vibrazionale, altre saranno fuori portata. Negli anni ho elaborato una teoria ricavata da innumerevoli attrazioni fallimentari. In pratica mi è capitato moltissime volte di veder passare davanti a me situazioni che avevo desiderato, ma che per ragioni fisiche, sentimentali o mentali non ero in grado in quel preciso momento di accogliere nella mia vita. Mi sono chiesto spesso il perché di questi fatti. Ho chiesto all'universo più o meno consapevolmente. Ho atteso spensierato che si avverasse il mio desiderio. E precisamente nel momento finale sono stato costretto a rifiutare. Abbiamo detto che se chiediamo bene, seguendo tutte le regoline del primo video di questa serie, di cui metterò il link in descrizione, se l'attesa è fatta a regola d'arte, con fede e azioni, la terza fase, il ricevere, dovrebbe essere una conseguenza naturale, però non è sempre così. La mia teoria è questa, la potete approvare oppure la potete smontare, è solo una teoria. Nel momento preciso della richiesta all'universo, la mente e il corpo hanno un picco vibrazionale, cosa che dimostrerò in un prossimo video. Questo picco di frequenze mentali è come se ingannasse la realtà circostante, facendo credere all'universo di essere già sul piano vibrazionale della richiesta. Ma in realtà è solo un innalzamento temporaneo della nostra vibrazione. Subito dopo la richiesta, infatti, l'euforia passa e torniamo al nostro livello standard. Il segnale è stato inviato a regola d'arte. Se siamo bravi, avremo anche fede nell'attesa. Ma se non compiamo nessun gesto, quando il desiderio verrà manifestato, saremo rimasti ad un livello energetico, vibrazionale, fisico e mentale per cui non saremo in grado di prendere quanto sperato. Discorso forse un pochino complesso, ma che spero di chiarirlo con degli esempi. Avete mai sentito di persone diventate ricchissime per merito di una lotteria e che in pochissimo tempo tornano alla situazione iniziale? Stranamente succede a moltissime persone che ricevono ricchezza inaspettata. Semplicemente non sono pronti a ricevere quello che consciamente o inconsciamente hanno richiesto. Per fare qualche esempio della mia vita, uno dei miei più grandi sogni era quello di fare il musicista sulle navi da crociera. Da piccolo, insieme alla mia famiglia, ero stato in una crociera bellissima sul Nilo. La situazione mi era piaciuta talmente tanto che inconsciamente è diventata parte delle mie attrazioni. A 16 anni la prima chiamata. Un amico di un amico di un amico non poteva imbarcare e nella più assurda casualità sono stato contattato per una partenza immediata insieme ad una band a cui serviva un pianista. Sono rimasto sconvolto per mesi. Punto 1. Avevo solo 16 anni e andavo ancora a scuola. 2. Non mi sentivo lontanamente pronto ad affrontare un'avventura del genere. 3. Quando dissi di avere solo 16 anni all'amico dell'amico dell'amico, venni escluso a prescindere. Intorno ai 22 anni un'altra casualità mi avvicinò al mondo delle navi, ma anche in quel frangente la mia vita era talmente lontana che dovetti rifiutare l'incarico. 2 treni erano già fuggiti via. Intorno ai 28 anni un'altra casualità quasi paradossale mi fece arrivare una chiamata inaspettata sempre per un imbarco come musicista. 6 mesi di contratto con una paga di tutto rispetto, precisamente in un momento perfetto della mia vita. Naturalmente accettai, ero assolutamente pronto e preparato sia fisicamente che mentalmente.
Se faccio una piccola indagine sul passato, mi posso tranquillamente accorgere di un'evoluzione della mia persona che mi ha portato ad essere finalmente pronto ad accogliere quella specifica situazione. Tramite altre esperienze mi sono evoluto fino a poter accogliere il mio desiderio. Un altro esempio che vi faccio è stato quando ho provato a vendere la mia casa. Essendo già un praticante della legge d'attrazione e dovendo vendere la casa, ho iniziato a visualizzarmi mentre chiudevo il contratto di vendita. Nei mesi ho ricevuto diverse proposte e per un paio di volte siamo arrivati quasi alla conclusione, ma per casualità varie il contratto è sempre sfumato. Avevo capito che fondamentalmente non ero pronto alla vendita, anche perché non avevo ancora trovato una casa adeguata ad ogni mia esigenza. Capito cosa stavo sbagliando e il freno che mi stava bloccando, ho iniziato a focalizzarmi sull'abitazione da acquistare e in pochissimo tempo ho trovato una situazione favorevole a tutte le mie esigenze. Adesso ero in linea con tutto l'universo. Avevo trovato casa, potevo vendere. 2 settimane dopo, senza nessun annuncio di vendita online e senza agenzie immobiliari attive, un mio ex vicino di casa decide di voler acquistare la mia vecchia abitazione. Neanche una settimana dopo siamo dal notaio per firmare l'atto di vendita. Questi esempi sono stati fatti per far capire a voi che l'attesa e la ricezione sono 2 parti importantissime al compimento della legge d'attrazione. Se nella fase di attesa non ci sarà un'evoluzione da parte nostra, siamo destinati a non ricevere o ad essere in qualche modo delusi dalla legge d'attrazione. Fortunatamente ci sono attrazioni che siamo già pronti a ricevere e che sono in linea con la nostra persona e con il nostro stato vibrazionale, e altre attrazioni che comportano per il loro raggiungimento un nostro percorso evolutivo. Proprio per questo motivo, nei miei video consiglio sempre di agire in direzione del desiderio, perché creando movimento scatenerete una serie di situazioni che aiuteranno ad evolvere il vostro stato vibratorio attuale e vi renderanno finalmente pronti a ricevere tutto quello che avete desiderato. Buona vita a tutti!